Salve a tutti ragazzi e grazie per essere qui. Ebbene, se state ascoltando questo video vuol dire che siete a un buon livello di apprendimento della lingua italiana. Infatti oggi parliamo dei pronomi diretti che vanno capiti bene per poterli usare poi correttamente. Hi guys and welcome to my channel. Well, if you have reached this stage and you are learning direct pronouns and you watched this class all the way through, I know that you are a serious learner and you are someone who achieves your goals in life, so let's get involved. Per capire bene i pronomi diretti vi ho preparato un mini dialogo tra Giulia e Federica e siccome ci stiamo avvicinando al mitico giorno di San Valentino, il dialogo sarà naturalmente a tema. Ciao Giulia, ciao Federica, come stai? Bene, però sai, ti devo confessare una cosa. Cosa? Dimmi. Io amo Paolo, o almeno credo di amarlo. Davvero? Ami lui? No, non posso crederci. Sì, lui è così carino con me, mi ascolta sempre. Ah, bene, allora ti sei innamorata. E sai una cosa? Cosa? Domani è il suo compleanno e ci ha invitate alla festa. Davvero? Ha invitato anche me? Sì, anche te. Ma per caso ha invitato anche Marco? Sì, lo ha invitato. Ah, allora sarà una festa bellissima. Ebbene, in questo dialogo abbiamo visto delle frasi che contengono i pronomi diretti, come ad esempio credo di amarlo, lo ha invitato, ci ha invitate. Ma per capire bene i pronomi diretti facciamo un passo indietro, anche reale, e vediamo quali sono i pronomi soggetto. Io, tu, lui maschile, lei femminile, lei con la maiuscola nel contesto formale, poi noi, voi, loro, sia femminile che maschile. Invece i pronomi diretti possono essere di due forme, di forma atona e di forma tonica. Qual è la differenza? Ad esempio io posso dire io ti voglio oppure io voglio te, io ti amo, io amo te. Nella seconda frase, come noterete, pongo l'accento sul pronome te e quindi serve il pronome di forma tonica per dare enfasi al pronome. Vediamo quali sono i pronomi di forma atona. Mi, ti, lo maschile, la femminile, la con la maiuscola nel contesto formale, poi ci, vi, li plurale maschile, le plurale femminile. I pronomi diretti invece di forma tonica sono me, te e poi tutti gli altri sono uguali ai pronomi soggetto e quindi sono lui, lei con la maiuscola, noi, voi, loro, loro con la maiuscola. Ma per capire bene i pronomi bisogna risalire anche all'etimologia, perché la parola pronome deriva dal latino pronomen, che vuol dire al posto del nome, quindi sostituisce il nome. Però il pronome può sostituire anche un aggettivo, un altro pronome oppure un'intera proposizione. Ad esempio, io posso dire, sai dov'è Mario? No, non lo so. Quindi il pronome lo sostituisce l'intera frase non so dov'è Mario. Ma facciamo degli esempi. Oggi mi chiamerà Paolo, oppure oggi mi chiama Paolo. Posso sia usare il futuro semplice dell'indicativo che il presente dell'indicativo. O ancora posso dire Paolo chiama me. Quindi nella prima frase ho utilizzato il pronome di forma atona, nella seconda il pronome di forma tonica. Paolo ti saluta, Paolo saluta te. Mario lo incontra, Mario incontra lui. Marco la ama, Marco ama lei. Professore la invito alla conferenza, professore invito lei alla conferenza. Vediamo adesso i plurali. Paolo ci invita alla festa, Paolo invita noi alla festa. Vi accompagno al cinema, accompagno voi al cinema. L'insegnante prepara gli studenti. Chi prepara l'insegnante? Gli studenti è il complemento oggetto ed è maschile plurale e quindi lo posso sostituire con li. L'insegnante li prepara oppure l'insegnante prepara loro. Maria passa a prendere le amiche. Chi passa a prendere Maria? Le amiche, complemento oggetto ed è femminile plurale, quindi lo sostituisco con le. Maria le passa a prendere, Maria passa a prendere loro. Ma i pronomi diretti hanno anche delle regole naturalmente. Regola principale è che il pronome diretto risponde alla domanda chi, che cosa. Ad esempio, Maria incontra Anna, chi incontra Maria? Incontra lei. Maria la incontra. E
poi i pronomi diretti non sono mai preceduti dalle preposizioni. Quali sono le preposizioni? Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. E di solito i pronomi di forma atona precedono il verbo e quelli di forma tonica lo seguono. Però ci sono anche altre regole, ad esempio i pronomi diretti di terza persona singolare, che sono lo e la, quando si trovano davanti all'ausiliare avere, questi vengono apostrofati. Ad esempio, hai guardato il film? Sì, l'ho guardato, quindi L''O. Oppure avete mangiato la torta? No, non l'abbiamo mangiata. Però quando invece si tratta di pronomi diretti plurali come li e le, questi non vanno mai apostrofati. Ad esempio, hai visto le ragazze? Sì, le ho viste. Oppure, hai calato gli spaghetti? Sì, li ho calati. E poi la negazione non precede il pronome diretto, come abbiamo visto nell'esempio non l'abbiamo mangiata. Ancora un'altra regola, il participio passato del passato prossimo concorda nel genere e nel numero con il pronome diretto. Facciamo un esempio. Sono in centro e parcheggio il mio motorino. E un'amica mi chiede, hai parcheggiato il motorino? Sì, l'ho parcheggiato. Quindi motorino è il complemento diretto, complemento oggetto, ed è maschile singolare. E quindi il verbo parcheggiare io lo metto al maschile singolare. Facciamo un altro esempio. Avete visto la nuova casa? Sì, l'abbiamo vista. Quindi casa, vista. Hai piegato i vestiti? Sì, li ho piegati. Vestiti, piegati. Hai comprato le scarpe? Sì, le ho comprate. Quindi scarpe comprate. Molto spesso poi quando una domanda comincia con chi e chi è soggetto, allora noi nella risposta dobbiamo ripetere il soggetto, quindi chi ha compiuto l'azione. Ad esempio, chi ha chiuso la porta? L'ho chiusa io, quindi metto il pronome soggetto, oppure posso mettere il nome soggetto. Ad esempio, chi ha portato il vino? L'ha portato Marco. Abbiamo detto che i pronomi diretti di forma atona precedono il verbo e quelli di forma tonica lo seguono. Ad esempio, mi ami amore? Sì, ti amo. Hai comprato gli spaghetti? Sì, li ho comprati. Però ci sono delle eccezioni a questa regola. Quando un verbo è seguito da un altro verbo all'infinito, come ad esempio decidere di, pensare di, iniziare a, noi possiamo scegliere se posizionare il pronome prima del verbo oppure attaccarlo all'infinito togliendo l'ultima lettera. Sembra difficile? Facciamo un esempio. Un'amica mi chiede, hai visto il film 900? No, è troppo lungo, dai, ho solo iniziato a vederlo. Oppure posso dire, l'ho solo iniziato a vedere. Poi, quando si vuole dare risalto al nome complemento oggetto, si usa mettere il complemento oggetto all'inizio della frase. Questa si chiama dislocazione del complemento oggetto. Ad esempio, siamo al supermercato e siamo nel reparto gastronomia. Il gastronomo mi chiede, signora, le olive come le vuole? Il parmigiano come lo vuole? Non so, facciamo un altro esempio. Il prosciutto lo vuole cotto o crudo? Ecco, io ho messo il nome complemento, il prosciutto, e poi ho messo il pronome diretto lo. E questa si chiama appunto dislocazione del complemento oggetto, proprio per dare risalto al complemento oggetto. Poi quando abbiamo un verbo modale, quali sono i verbi modali? Dovere, potere, sapere, volere. Noi possiamo decidere se attaccare all'infinito il pronome diretto oppure metterlo prima del verbo modale. Facciamo un esempio. Io chiedo a mia figlia, hai fatto i compiti? No, mamma, voglio farli con te. Oppure mi può dire, no, mamma, li voglio fare con te. Facciamo adesso un esempio con il verbo potere. Ho fatto riparare la mia macchina, il meccanico mi chiama e mi dice, signora, può ritirarla quando vuole oppure la può ritirare quando vuole. Facciamo un esempio con il verbo sapere.
Un'amica mi chiede: Maria, sai fare la torta pan di stelle? Sì, certo, so farla, oppure sì, certo, la so fare. E per ora mi fermo qui perché devo andare a preparare la mia torta pan di stelle, ma spero che abbiate gradito questo video e intanto a questo video seguirà un altro in cui faremo insieme degli esercizi sui pronomi diretti. I hope you enjoyed this video. If you like my videos, don't hesitate to subscribe to my YouTube channel. Bye for now, take care!